Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametri 11. Sarà una lezione dedicata ad utenti base e faremo la seconda parte dell'esercizio numero 6 che abbiamo svolto insieme nella lezione 31 per principianti. È una lezione in cui abbiamo realizzato insieme il modello che vedete a schermo e adesso dobbiamo continuare l'esercizio facendo la seconda parte, ovvero andare a creare il disegno quotato. Come riferimento direi di utilizzare il disegno che abbiamo utilizzato per creare questo stesso modello. Cercheremo di fare una messa in tavola molto simile, se non uguale, a questa. Il disegno dovreste averlo già disponibile perché lo potete scaricare dal link che è presente nella lezione 31. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. A questo punto però iniziamo molto rapidamente. Quindi andiamo a fare un nuovo file. Sarà ovviamente un file di disegno. Spuntiamo la voce usa nome file modello di disegno in modo che al disegno venga dato lo stesso nome del file del modello 3D. A questo punto clicchiamo su OK. Come vedete nella casella modello di default troviamo il nome del modello. Spuntiamo la voce vuota con formato e andiamo a scegliere il formato che abbiamo creato appunto nella lezione invece dedicata ai formati. Quindi clicchiamo su sfoglia e scegliamo A4 underscore V underscore live underscore base. Apri, clicchiamo poi su OK e quindi siamo entrati finalmente nell'ambiente di disegno. Andiamo immediatamente a creare le viste principali, quindi prima la vista più importante, poi le successive e poi un'eventuale vista, può essere una vista in 3D che normalmente non è obbligatoria, non è necessaria, ma ormai la si mette in tutti i disegni quotati. Quindi andiamo a mettere la vista generale cliccando appunto sul tasto omonimo, clicchiamo in un punto dello schermo, scegliamo l'orientamento front, facendo anche un doppio clic in modo che in anteprima ce lo mostri. Questa vista direi di farla sezionata per metà, mentre per l'altra metà intera. Quindi andiamo innanzitutto su sezioni e scegliamo sezione trasversale 2D, più ci sono già delle sezioni nel modello già fatte, scegliamo la sezione A, a fianco nel menu a tendina gli diciamo che la vogliamo a metà, accendiamo i piani perché ci sono comodi in questa fase, selezioniamo il piano che divide a metà il modello. La freccia viene già mostrata nel lato in cui voglio vedere il modello sezionato e gli dico applica. In questo modo abbiamo anche un'anteprima e siamo sicuri del risultato. Spengiamo i piani. L'altra metà preferisco che si veda con gli spigoli nascosti, quindi vado su visualizza vista e scelgo come stile di visualizzazione la visualizzazione nascosta, delle linee appunto nascoste, che ricordatevi in Creo Parametric a schermo si vedono di un colore più tenue, in questo caso grigio, ma poi quando le stamperemo verranno stampate tratteggiate. A questo punto metto una vista di proiezione, quindi una vista dall'alto proiettando questa. Per mettere la vista di proiezione è sufficiente selezionare la vista che vogliamo proiettare, clicchiamo su questo tasto, vista di proiezione, ci spostiamo in basso e lui di conseguenza ci metterà la vista dall'alto. Ha creato una scala a mio avviso un po' piccolina, questo lo fa lui automaticamente, non sempre è corretto. Io preferisco utilizzare una scala diversa, quindi direi che gli vado a dire una scala particolare in questo caso, quindi una scala a 0,8, quindi 0,8, facendo doppio clic lì. In questo modo le viste si ingrandiscono un po', ovviamente perché è una scala diversa. Ok, me le posiziono un pochino meglio, sposto già questa etichetta, la sposto sulla destra perché prevedo che mi darà un po' fastidio, messa lì così in basso. Poi cosa faccio? Manca un'informazione, la metto subito,
Quindi seleziono questa vista, tasto destro, aggiungi frecce per mostrare le frecce che indicano appunto il piano di sezione cliccando su questa vista. Altro aspetto che vado immediatamente a fare, vado su annota e mostro le annotazioni del modello, ma in particolar modo mi preoccupo di mostrare i riferimenti del modello. In questo caso lui mi mostrerà, sposto questa finestra, mi mostrerà gli assi. Quindi clicco qui, visto che il modello è abbastanza semplice, seleziono direttamente l'intero modello andando sulla parte alta dell'albero del modello, lui mi mostra tutti gli assi, io direi che per velocità glieli confermo tutti da qua e gli dico anche, direi applica, perché preferisco tenere aperta questa finestra perché poi mi servirà per mostrare le quote del modello. Noterete, anche se adesso c'è un po' di confusione, che lui ha già creato gli assi circolari, le due asole le abbiamo costruite nel modello. Per quale motivo? Perché nel modello abbiamo fatto questa prima asola sulla destra e poi abbiamo fatto una serie asse con un passo angolare di 180 gradi e quando usiamo le serie asse lui crea automaticamente gli assi circolari che molto spesso ci possono servire nella messa in tavola e questo ci aiuta perché non siamo costretti a disegnarle con uno sketch nel 2D o con qualche altra tecnica. A questo punto passo a mettere le quote. Direi che seleziono immediatamente la prima rivoluzione, la prima feature che c'è nell'albero del modello. Clicco sulla scheda delle quote in modo che mi mostrerà le quote di quella feature, cioè di quella rivoluzione. In questo caso io so già che queste quote del modello ne voglio soltanto alcune, una non la andrò ad attivare, non la andrò a selezionare, quindi seleziono questa che la voglio e questa che la voglio, l'altra invece la creerò manualmente in un secondo momento. Vado avanti e seleziono l'estrusione con il diametro 38 che lo confermo e l'altezza 33 che la confermo. Poi mi preoccuperò di metterle in ordine, di spostarle. Vado sulla rivoluzione 2 e anche qui seleziono una quadra, adesso si è sovrapposta la 94, col tasto destro sono andato a selezionarla, così come seleziono il 20. Ok, a questo punto direi che qua gli do un ok e iniziamo subito a mettere un po' in ordine le quote. Questo ci aiuta semplicemente a fare le cose con più semplicità. Quindi io direi che invece questa quota da 33 la metto qui a destra. Direi che di queste quote la più grande la sposto verso l'esterno. Cos'altro faccio? Il 38 faccio sposta nella vista e gli dico di mettermela qui. Questa quota non voglio che venga mostrata così, ma voglio che sia una quota lineare, quindi faccio tasto destro, mostra come lineare, la sposto un po' verso l'esterno e faccio ancora tasto destro, modifica attacco in modo che mi consente di orientarla o in orizzontale o in verticale. Ok, me la metto un pochino spostata e a questo punto vado a mettere le quote di questi punti che metto manualmente, vi spiegherò poi a breve per quale motivo. Quindi vado su annota, prendo il comando quota, utilizzo il comando che mi fa definire dei punti di intersezione da quotare poi successivamente, quindi clicco qui e metto, direi che vado a selezionare prima questo spigolo, con il CTRL seleziono questo, poi questo spigolo, premo CTRL e seleziono questo. A questo punto lui mi crea la quota da 88, tasto centrale e me la mette. Faccio la stessa cosa per la quota esterna, quindi seleziono questa, premo CTRL e seleziono questa entità. Di nuovo dall'altra parte seleziono questa, premo CTRL e seleziono quest'altra entità. Mi sposto, tasto centrale. Ancora tasto centrale, seleziono le due quote, così risparmio tempo. Vado su visualizza
e gli dico di attivare le linee di riferimento di intersezione. Questa è una cosa che si può fare solo sulle quote manuali, e per questo motivo che in questo caso ho preferito usare le quote manuali, e come vedete lui mette delle linee che poi sono molto sottili, sono uguali alle linee delle quote stesse, che appunto mi fanno capire qual è l'intersezione apparente che stavo utilizzando per definire quelle quote. Vado a fare altre finezze, diciamo, estetiche, che sono quella di trascinare ad esempio queste quote e premendo Shift farle agganciare ad uno spigolo in modo che abbiano la giusta distanza di offset che in genere nei disegni si cerca di avere. Lo faccio anche su questa. Sono finezze, per carità, ci possono far perdere tempo, si possono anche non fare. Io le faccio perché mi piace vedere il disegno fatto in un certo modo, rispettando il più possibile le regole del vero e proprio disegno meccanico, che poi sono quelle che mi sono state insegnate. Ok, andiamo avanti, ritorno su annota, vado su mostra annotazione modello, abbiamo già mostrato rivoluzione, estrusione e ancora rivoluzione, vado a mostrare le quote del foro principale, che sarebbe questo, è soltanto una quota quindi basta confermarla. Poi vado su quest'altra estrusione, anche queste le confermo tutte direttamente da qui. Quest'altra estrusione è lo smusso, anche qui le confermo, lo smusso qui in alto. Foro piccolino sulla parte posteriore, anche queste le confermo tutte. Direi che chiudo premendo ok e metto un pochino in ordine le cose, quindi io direi che questa quota me la avvicino qui. Questa quota qui non mi piace, quindi la sposto nella vista inferiore facendo tasto destro sposta nella vista e me la mette qui, la posiziono un pochino più in alto. Quest'angolo direi che così non si vede bene, quindi lo ingrandisco un po'. Questa quota sempre relativa allo stesso smusso la avvicino. Questa è la quota del diametro del foro, la posso mettere anche così, e questa invece la metto da quest'altra parte. Cerco di mettere più o meno le quote tutte da un lato. Ok, non abbiamo finito. Di nuovo mostra annotazione modello. Sono arrivato al foro, mi mancano le due asole, quindi in realtà non mi manca molto. In questo caso faccio attenzione a selezionare la seconda estrusione, perché è quella che sta da questa parte, perché preferisco che le quote vengano mostrate su questa seconda estrusione. La seleziono, attivo tutte le quote, alcune verranno mostrate qui, cosa che poi correggeremo, e poi direi che seleziono anche gli arrotondamenti e confermo tutte le quote degli arrotondamenti. Clicco su ok, faccio un po' di spostamenti come al solito, seleziono questa la 61, gli dico sposta nella vista, la voglio qui, me la metto in una posizione un pochino più leggibile. Direi che sul disegno originale questa l'ho messa come mostra come lineare e l'ho messa facendo poi tasto destro modifica attacco, l'ho messa qui. Le linee di sezione le posso spostare all'esterno se preferisco. Ok, questa quota angolare la metto un po' più di qua, direi che la lascio all'interno della figura. Le quote di raggio mi piacciono tutte come sono state messe, direi di sì, quindi le lascio qui. Manca una quota di diametro del bordo dell'asola, perché nel modello, qui è stato un errore mio, ho messo il raggio. In questo caso poco male, potrei andare nel modello e correggere la quota nello sketch, ma in questo caso io direi che posso tranquillamente fare così. Metto una quota con questo strumento, seleziono questo spigolo, vado qui, tasto destro, gli dico che voglio la quota di diametro, tasto centrale per confermarla, vado su visualizza e gli dico inverti.
ok, chiudo. Ok, vi faccio vedere una cosa che forse vi ho fatto vedere in altri video, ma molto rapidamente, ovvero il fatto che se faccio una selezione di tutto ciò che c'è nel disegno, lui in realtà mi prenderà principalmente le quote e vado su questo strumento qua, risistema quote, è uno strumento che mi consente di mettere tutte le quote che io ho mostrato, sia quelle automatiche, quindi del modello, che quelle manuali, quindi messe a mano da me. Posso dirgli di mostrarle tutte a una certa distanza dalla vista stessa, che posso anche cambiare. Direi che lascio questo valore. Qui il valore di offset lo faccio un po' più piccolo, lo metto a 7, perché l'offset è la distanza tra una quota e le successive messe più esternamente. Lascio spuntato a distanzia la quota, lascio spuntato crea linea di snap, adesso vedremo cosa sono, e vado anche a spuntare dividi linee di riferimento. Gli dico applica, in realtà quando faccio applica sì, mi aiuta nel sistemare alcune cose, ma a volte altre me le cambia. Ad esempio in questo caso mi ha spostato totalmente all'esterno questa quota di diametro del foro, che a me piace un po' più vicino al foro stesso. Questa anche me l'ha spostata dall'altra parte, ma me la rimetto qui. Questa me la avvicino alla quota angolare. Una cosa che può essere comoda, che a me piace molto, è che crea nella maggior parte dei casi delle interruzioni sulle linee di riferimento delle quote che rendono il disegno molto leggibile. Poi alcune cose le devo sempre fare a manina, tipo questa cosa dello spostamento delle estremità delle linee di riferimento delle quote, che in tanti casi non le mette correttamente, quindi bisogna farlo a mano, e io, come già vi ho detto, lo faccio perché mi piace vedere il disegno pulito, ordinato e leggibile. Manca un'interruzione, io metterei qui, e le posso mettere anche io, posso metterle anche manualmente, quindi clicco su interruzione, faccio un clic qui e un clic dall'altra parte per appunto interrompere quella linea di riferimento della quota. Direi che creiamo un po' di spazio qui, spostiamo un pochino la vista principale un pochino più a sinistra. Le linee di snap che non andiamo a utilizzare, le linee di snap sono sostanzialmente delle linee a cui si possono agganciare le quote, sono invisibili alla stampa, quindi non verranno stampate, si vedono solo a schermo, ma poi sulla stampa, anche in PDF, non verranno mostrate. Lui a volte ne mette più del necessario, quindi quando riposiziono un po' le quote, le linee di snap le posso anche selezionare e cancellare, oppure volendo le posso anche nascondere, però quelle che non mi servono io in genere le cancello. Ok, detto ciò, inserisco anche una vista tridimensionale non necessaria. Ho sbagliato a cliccare qui. Vado sul layout, vista generale, clicco in un punto dello schermo, scelgo visualizza vista, gli dico ombreggiata con spigoli come stile di visualizzazione, gli dico applica. Come scala gli vado a dare una scala personalizzata perché non ho molto spazio per questa vista, quindi devo farla un pochino più piccola. Gli do una scala 1:2, applica, ok, eccola qui. Abbiamo fatto velocemente ma non troppo il disegno quotato di questo modello. A questo punto non ci resta che salvare il file, possibilmente magari anche esportarlo in PDF, e quindi direi che per il momento l'esercizio e il video si conclude qui. Ciao e un abbraccio a tutti.